puppet theater has been, in the case of many playwrights and directors, an important formative game of childhood, fundamental exercise for its combination of invention, direction, and acting. Lina Wertmuller worked as a puppeteer in the early 1950s, and from this experience derives some of the characteristics of her later directorial work in the way she managed her actors. The string puppet is a model that will be repeated with the actors. Federico Fellini had already radically modified his actors in their physiognomy and expression, and then controlled them with a maniacal precision in all their moves on the model of puppets. The case of Lina Wertmuller is part of this horizon of simulation and preparation for directing and the great representation, but there is more, in fact. For her, the game lasts for a long time. From the Commedia dell'arte, in fact, derives the regional typicality of dialects and the sensitivity for nonverbal language typical of figure theater that we see in the three films starring the couple Giancarlo Giannini and Mariangela Malato. The dialects and inflections that the two interpret and mimic are Sicilian and Lombardo in The Seduction of Mimi, Torinese and Bolognese in Love and Anarchy, and Sicilian and Milanese in Swept Away. Guarda, te non ci crederai, ma io ci ho avuto una paura boia con quei vigliacchi. E voi? C'ho una fame. Te. È venuto l'altra settimana a picchiarci, eh. Noi abbiamo chiamato la polizia, ma figurarsi, poliziotti, guarda, sono scappati tutti e non si è più visto neanche nessuno. Guarda, la polizia adesso si può evitare le grane. E poi, secondo me, i poliziotti sono contenti se ci picchiano. Se ci rompono il collo a noi, sono contenti. Ma lo sai che Uè c'hanno una faccia di tola? Ma sai cosa ci ha detto sul muso la Violetta? Ci ha detto: te, carina, invece di vendere il manifesto, vendi le castagne, così nessuno ti dice niente. Hai capito che roba? Io mi chiamo Fiore, te? Com'è che ti chiami te? Guarda che ho Carmelo. Ma che nome è che? Ecco il giorno della Madonna del Carmelo. Però gli amici mi chiamano Mimì. Ti chiamano Mimì? Allora dovresti chiamarti Lucia. Che c'è da ridere? No, niente. Ma che faccia. Uè te, ma ti sei offeso? Uè, ma allora sei proprio terrone te. Non mi sono offeso. Però quella parola non me la deve dire. Ma chi me lo fa fare poi a me, boia d'un mondleder? Ma giusto perché voi siete tutti dei passi, a me, quei che ragionano tanto bene, poi fanno questo mondo schifoso com'è, mi stanno sulle bali, mi stanno. Mo a te? Per te scusa, la mia è stessa. Mo te sei ancora così giovane? Mo chi è che te lo fa fare? Ma l'anima fa schifo. O te, mo dimmela ben tutta, tu me. Mo stai mica pensando a tiranni, te. Mo cosa guardi? Ma bello caso. Mo mi guardi le cose, mi guardi? A te due occhi che sei sempre affamato davanti a una pasticceria e poi mi vedere io con gli occhi lì, sai. Ma scusa, ma te in un casotto ci sei mai stato? Mai. La paura è una cosa naturale. I fascisti non hanno paura e ammazzano la gente. O te sei un anarchico. Sì, anarchico. Ma lascia perdere, ma. Mi lasci? Ma non l'hai capito che vai a pagare per tutto? Mi lasci io? Ma perché? Ma come devi pagare tutte le giustizie della vita? Mi lasci il paio? È una fissa, La fissa di tua sorella. Mostro.
Vada via, Mosolo! Guardi, mi arrendo! Ti arrendi? Troppo comodo, cara. Guardi, c'è anche un bucone! Aia! Questo è per la crisi economica in cui ci precipitaste. A non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, te e gli altri combattieri. Ma cosa c'entro io? C'entra! Ah! Questo è per gli ospedali. Che un poverazzo non ci riesce a entrare mai. Che magari è meglio, perché se c'entra muore. Neither Giannini nor Mulatto were considered stars before collaborating with Wertmuller, both working frequently in theater. The critical acclaim and legacy of Wertmuller's films can partially be credited to the instant chemistry between Giannini and Mulatto. A quote from Giannini reads, "With Lina and Mariangela, I shared the funniest moments of cinema. I felt like I was living a fairy tale. With Mulatto, it was easy to work. We came from theater. We could improvise. We had very good times. There was a curious symbiosis that was born." Ma è indiscutibile che a Lina devo moltissimo, devo proprio tanto l'avermi imposta in un momento in cui al cinema italiano non solo non sapevano chi fossi, ma non volevano neanche sentirmi, anche dopo che mi avevano conosciuta, proprio non ne volevano sapere. E lei è stata invece molto testarda e molto, devo dire, molto carina con noi, perché ha creduto nelle nostre possibilità con noi, perché l'altra persona era Giancarlo Giannini, nel momento in cui nel cinema italiano proprio non ci volevano. E poi gli devo tanto la possibilità di scrivermi dei personaggi molto diversi da quello che in genere si fanno nel cinema italiano per le donne. Non voglio fare un discorso femminista o femminile, ma è vero, insomma, una donna che fa l'attrice in Italia ha un po' una vita difficile perché non ci sono tanti ruoli. Lei non solo ne scrive e ne ha scritti per me, ma sono ruoli particolari, ecco, non banalmente italiani. Non sono ruoli da commedia all'italiana, né da film di genere, ecco. Mulatto was known for her unique and personal looks. When asked if this had an impact on her, she said, "A bit, yes. It conditioned me a lot at the beginning, when my face was absolutely not fashionable, when I thought I would never be able to make films. It conditioned me to the point of being convinced for years that I was very ugly. Now, finally, I'm neither beautiful nor ugly, but I like myself enough. People believe a lot in the things they say. For years I said I'm ugly, I'm not beautiful, and I see that then people on the street look at me, but she's not ugly, so I decided to be. I am what I am. I mean, I'm pretty satisfied." Here Giannini talks more about his relationship with Mulatto. Spesso nascono queste combinazioni, questa alchimia strana, così come la Loren, Mastroianni e De Sica, che erano una coppia incredibile. Con Mariangela Piovenellina è nata questa alchimia strana, insomma, stavamo bene insieme, recitavamo bene insieme, venivamo tutte e due dal teatro, ci intendevamo facilmente, potevamo improvvisare anche se c'era pochissima improvvisazione, nei film era tutto molto preciso, molto calcolato, penso lo si veda, sembra che tutto sia improvvisato, ma non è così. Critical reception of Giannini and Mulatto's on-screen performances range from highly favorable to very disparaging. A 1976 film comment article argues that there's too much excess in Wertmuller's films, including too much of Giannini. The writer argues Wertmuller treats Giannini like Chaplin resurrected. Conversely, a 2018 Cineast article argues that Giannini's ability to humanize even the most reprehensible characters are what makes Wertmuller's films bearable. Without him, the writer argues the films are crass, hectoring, and unwatchable. Lastly, a 1974 issue of Vogue is quite complimentary, labeling Mulatto and Giannini's star couple as the hottest, coolest, low comedy to high tragedy screen duo in years. Mulatto and Giannini are indeed manipulated by the director, but also establish an autonomy through their performances. They are immersed in a world of fiction, of farce, like that of the puppets, but they contribute, with their performances and with the complicity that binds them, to widen the sense of their representations, filling the character they put on screen with comedy, emotion, and unrelenting political and social satire.